dica tante cose, un colpo di cannone, ma che spari solo rose. Però poi mi innamoro di un ritornello scemo, perché Sanremo è Sanremo. Fiumi di parole, ma qualcuna di loro ha delle piccole ali, e con loro chissà, magari Pa 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 pa. See, today it's day one of the Festival of Sanremo in Italy. Grande festival, la canzone italiana, giunta alla sua 72esima 72 edition. Ovviamente dai 50 anni, più di 50 anni, anzi 60 anni, anzi, sono cambiate veramente tante cose da quell'edizione a questi 70 anni, voglio dire, 72 anni. Prima, diciamo, contava solamente veramente contavano solo le canzoni nei primi anni, poi man mano, diciamo così, è diventato sempre più uno show, come tutte le cose del resto, non solo Sanremo, più si va avanti più è così, tutto è uno show. Anche quello che facciamo noi con il report, con YouTube, tutto quello che fa è puro show. Insomma, io aggiungerei anche che è un Truman Show, è comunque finzione perché comunque noi di base già facciamo le cose che dobbiamo fare e non facciamo altro che far vedere con un'altra immagine virtuale queste cose, perché noi appunto di base le cose già le facciamo. E in effetti questo è un discorso interessante perché da un lato noi dovremmo smetterla, diciamo, di fare report di tutte le persone, diciamo così, di avere i canali, insomma, perché appunto quello che si fa già lo si fa, è solo un fatto di una questione di far vedere un in più, ma di base noi le cose che facciamo già le facciamo, se io suono già suono di per me, e si tratta semplicemente di far vedere poi questo fatto che io suono, ma comunque di base io già suono. Ad ogni modo in questo festival tornano delle vecchie glorie, la canzone italiana, come Massimo Ranieri, Iva Zanicchi, Gianni Morandi, insomma, qui dei cantanti veramente storici, anche leggendari, qui in Italia. Insomma, sono i classici veterani che vengono invitati poi a partecipare, capita praticamente ogni anno questa cosa. Confesso che in realtà io non è che poi ascolto questo tipo di musica, quindi è una contraddizione che io guardi il Festival di Sanremo, diciamo anche che lo guardo da 11-12 anni, seriamente, ma appunto dicevo è una contraddizione, lo guardo unicamente per la gara in sé, perché mi piace proprio la gara in sé, ma anche per assumere un atteggiamento critico nei confronti di molte cose che vedo, anche per capire ogni anno qual è lo specchio dell'Italia, culturale non solo, perché in fondo questo è lo specchio dell'Italia qui. In fondo l'Italia è un paese che avrà anche alcune cose belle che secondo me sono la cucina e il turismo, ma il resto, questo è lo specchio dell'Italia. Sanremo, il calcio, insomma, questo è. Non c'è molto da dire nell'Italia. A parte appunto cose del passato, di cui possiamo andare fieri, come anche nello stesso campo del cinema, in cui appunto abbiamo avuto veramente grandi glorie in quegli anni lì, come Antonioni, Bertolucci e non solo, questi per fare proprio i primi nomi lampanti mi vengono in mente, Dino Risi, Ettore Scola, insomma Valerio Zurlini, questi grandi registi di quegli anni lì.
Con questo non voglio dire che i giovani di adesso non valgono nulla, però certamente, insomma, la differenza è abbastanza oggettiva. E quindi sì, Sanremo che è sempre più uno show, da quando diciamo, è stato a presentare Pippo Baudo diversi anni fa, che detiene il record di conduzioni, non ricordo esattamente quante adesso, ma sicuramente è quello che ne ha condotte di più, il mitico Pippo Baudo. Sì, il festival, dicevo, ha assunto sempre più questa forma di show, dove appunto poi vengono invitati ospiti internazionali, c'è sempre viene, diciamo, questa attenzione all'estetica, le scenografie, dove la canzone, secondo me, in realtà passa in secondo piano, per me non è al centro del progetto. Appunto, la canzone al centro del progetto era per il festival di tanti anni fa, ma del resto siamo figli dei tempi, è tutto sempre più così, è un mondo che punta a questo. Anche Facebook e tutti gli altri social di cui siamo circondati, in tutti questi sistemi vige questo sistema, in tutti questi social vige questo sistema. Comunque forse metterò un video con tutti i vincitori della prima edizione del 51 fino a quella dell'anno scorso e poi forse anche un breve la mia interpretazione della sigla stacco di quest'anno, pochi secondi, più la sigla del 95 che per eccellenza è la sigla secondo me proprio dell'identificativa di Sanremo, la cantano sempre tutti, da sempre. Quindi questo, poi se riesco, forse in questi giorni interpreto anche dei pezzi che mi sono rimasti, insomma, che mi hanno colpito nel corso di questi 11-12 anni che l'ho seguito io, i pezzi più belli, ma sempre se riesco perché ho anche altri pezzi da caricare, già cose di cui ho parlato già. Non ho sonno, gli ultimi due pezzi per questo tributo al film che ho fatto in occasione del suo anniversario di uscita qui in Italia, il 5 gennaio 2001, e poi devo caricare anche il main theme di un altro bellissimo film, un capolavoro di un film uscito qua in Italia il 25 gennaio 2002, ma come ho già detto nei giorni scorsi ve ne parlo meglio poi quando caricherò il pezzo, spero quanto prima. Colgo